Ciao ragazzi, Daily Vlog da solo in Giappone. Oggi mi trovo nella bellissima Uji, vicinissimo a Kyoto, per provare un sacco di cibi verdi che non potete immaginare e trovare il miglior matcha al mondo. Se volete seguire il mio viaggio, iscrivetevi, mettete like e buona visione. Giorno 32 di 60, sono ancora a Kyoto per gli ultimi 2 giorni, quindi oggi e domani. Come ho detto nei scorsi video, è famosissimo, è la patria del tè verde e del matcha, perciò oggi faccio un video specifico su quello. Sto andando a prendere un treno che mi porta a Uji, 5-20 minuti da Kyoto, il centro dove c'è un matcha di altissima qualità. Ne ho solo sentito parlare, perciò vado a vedere e vi dico. In realtà non so neanch'io esattamente cosa sto andando a fare lì, cosa ci sia, e magari, dato che sono anche in tema, faccio 24 ore mangiando solo cibo verde. Comunque Kyoto col sole cambia totalmente. Mi dispiace di averla vista così in questi giorni. Brutto tempo, vento, freddo. Vediamo oggi, domani come sarà il tempo e speriamo bene in questi 2 giorni. Adesso è un po' tardino, è quasi mezzogiorno. Alla fine ieri non sono tornato così presto. Ho fatto un giro lì in ho provato quella discoteca lì, quindi stamattina ho dormito un po' di più, perché comunque anche ieri venivo da una giornata lunghissima ed ero bello stanco. Vediamo se riesco a perdere il treno subito. Ci siamo, 1 minuto di anticipo. Sceso a Uji, sono ovviamente sceso dalla parte sbagliata della stazione, quindi sto andando per trovare un sottopassaggio. Molto tranquilla, veramente stra-giapponese, quindi già mi piace. Non c'è caldo, però c'è questo mezzo sole che è completamente diverso da ieri. Ok, il centro dovrebbe essere questa via qua, là in fondo. Ovviamente classico, le strade sono aperte. Se chiudessero con dei paletti sarebbe molto più bello. Per diventare pedonale, la gente può solo fare così magari. Non sto capendo perché c'è un po' un negozio di souvenir, diciamo, e poi più avanti là tipo sembra un ristorante, però c'è questa ragazza che prende le prenotazioni. Comunque sono entrato tipo a caso qua e c'è tutto un mondo lì dentro. Dopo un gelatino così lo provo sicuro. Il ristorante mi ha appena dato questo, una prenotazione diciamo, e mi fa scannerizza il QR code per vedere quando tornare, quante persone hai davanti. Ho appena provato, e ho 68 gruppi davanti a me, quindi non so. Comunque la differenza tra un matcha e un tè normale è il fatto proprio, oltre alla coltivazione, perché il matcha viene coltivato all'ombra in modo da far concentrare più la clorofilla nelle foglie. È proprio il modo di fare il tè, perché con un tè normale tu immergi la foglia, diciamo, comunque gli estratti di foglia nell'acqua calda ovviamente per 8 minuti e poi le tiri fuori, perciò rilascia solo alcune cose la foglia. Invece tu col matcha mangi, bevi tutta l'intera foglia perché viene pestato, si fa questa sottile polvere e tu poi mescolanda con l'acqua calda fuori questa bevanda un po' più densa, ovviamente, perché è proprio tutta la foglia, dopo non la tiri via, quindi questo colore fortissimo verde, molto più nutriente ovviamente di un tè normale, con caffeina e teina. Ok, mi sto facendo un giretto esplorativo qua della città, poi con calma vado a mangiare. Qua è veramente tutto verde, c'è qualsiasi cosa verde, un sacco di cose in tema matcha. Carino, dai, un sacco di dolci soprattutto ovviamente. E questo devo provarlo. Il problema al solito è che c'è una bella fila, come sempre. Ok, i ramen niente, perché comunque mettevano solo il topping, piuttosto prendo i soba, però questo devo assaggiarlo e prendo i gyoza. Ho preso questi, sono quelli che ho assaggiato l'altro giorno, in teoria col polpo, con sopra una crema di matcha, i gyoza, e ho messo la polvere qua anche, oltre a essere verdi di loro, e poi la birra from Kyoto. Ora assaggio subito la birra, che sono curiosissimo. Molto lieve, però mi piace. Tanto buono perché si sente leggermente, magari un po' alla fine, no? Ti rimane in bocca il gusto di matcha, non è esagerato. Andiamo in gyoza, un po' di polvere. Il gyoza buonissimo, super. Il takoyaki, polpo dentro, esterno, un po' dolcetto. Comunque penso si faccia così, sto impocciando. E comunque fa 9 gradi anche questa birra. Sentivo io che
c'era qualcosa. Non ero ancora pronto da ieri a bermi una birra. Ho speso circa 1800 con le tasse, quindi più o meno 10 euro, poco più. Però la birra mi ha fatto lievitare tanto il prezzo, solo quella 5 euro, resta a mangiare 2,50 euro più o meno l'uno, quindi quello top. Comunque mi ha lasciato proprio in bocca un gusto di matcha, follia tantissimo, non so se sia la birra o non so, magari è tutto il complesso ovviamente, però c'è questo gusto come se avessi appena finito un tè gigante. Comunque ho già capito, dovrò ritornare in Giappone tipo primavera o estate, perché ci sono queste giornate che quando c'è il sole veramente ti riempiono, senti proprio un'atmosfera totalmente diversa di quello che ho vissuto finora. Ci sta che quello che ho visto io nel mio viaggio è un'altra ancora, diciamo, atmosfera, però questa è speciale. Ti senti proprio bene, ti senti tranquillo. Invece finora ho patito freddo, tanto freddo, perciò magari mi sono goduto poco certe cose, ci sono goduto di più altre, però ecco, magari la bellezza del Giappone sta anche in questo, che in ogni stagione ha il suo mondo. Ah, poi qua dietro c'è un tempio, non lo sapevo, quindi probabilmente dopo vado a fare un salto con Starbucks, incredibile. Figo anche, molto carino. Posto bellissimo, non capisco come funzioni perché mi sono seduto, c'è scritto prima di prenderti tipo il posto e poi di ordinare. Niente, è finita l'ora dei soba, del lunch, perciò ho un solo dessert. Sto andando a vedere di là del ponte, che ho visto che c'è anche qua tipo una piccola via. Comunque è un paesetto veramente piccolo perché c'è quella via lì, sì, in là, che c'è la stazione lì, e poi una via così che si ferma lì. 3 minuti e 10 minuti e il paesetto è finito, però è super caratteristico. In teoria qua siamo nel cuore, proprio nel cuore del mondo del matcha, quindi sono strafelice, non vedo l'ora di assaggiarlo. Un bel tè corposo, e probabilmente ne proverò 2-3 per vedere la differenza. Sì, di qua del ponte c'è poco niente, c'è solo questa via, forse una bella camminata da fare lungo fiume. Però attenzione, qua vedo dei soba. Tranquillissimo anche qua. Poi ogni volta quando vedo queste case, wow. Questo mi piace del Giappone, camminare in stradine così da solo, senza nessun turista. Questo per me è il Giappone. E poi in fondo a questa via a caso trovi un tempio. Poi da qua, se si sale fino qua, si può andare fino là sopra e vedere la città dall'alto. Io non lo faccio perché sono sempre stanchissimo di gambe e comunque la vista è su una cittadina piccolina, però penso sia carino se state qua tutto il giorno. Ci sta, sono tipo 20 minuti, quindi è abbastanza comodo. Comunque questo lo vedrete spessissimo dappertutto, dovrebbe essere un portalanterne, quindi mettevi la lanterna lì una volta. È originario della Cina, ho letto, però ora come ora in Asia è diffuso solo qua in Giappone, comunque sempre collegato al buddismo, ai templi, però carino, molto decorativo ed è stra-giapponese. Quando vedrete una cosa così vi verrà in mente il Giappone. Io che mi sto immaginando un'ipotetica mia casa con tipo qualche toro in qualche angolo. Sì, e si chiama toro giapponese. Mi sa che provo qua il soba, che c'è una vista spettacolare, vedo già, e non sembra troppo curato. No, closed. E niente, si va in cerca di un altro senza paura. L'unica paura che ho è di quelle nuvole là e quell'acqua che vedo che sta scendendo, tanta, anche questa. Di questa ho tanta paura, che poi non sembra neanche neve, quindi proprio acqua, e se acqua sono fottuto con questa giacca, non ho l'ombrello. Mi toccherà prenderlo da qualche parte come fanno qua i giapponesi. Eccoli qua, che bellezza. Ok, questo è un vero matcha, non quelli che vedete
gli influencer che hanno il bicchiere gigante, tipo a New York, che hanno questo bicchiere stile Starbucks tutto verde. No, questo è il matcha. Bollente, schiumoso e super denso, servito con un mochi, un Kyoto mochi mi fa. Costicchiato quasi 5 euro circa, però comunque a me il matcha piace, sono qua a Kyoto, sono qua in questa cittadina, magari una volta nella vita molto probabilmente, non ci ho neanche pensato e l'ho preso. È molto delicato, non pensavo, i matcha che ho assaggiato finora erano comunque gusti forti, amarognolo, molto amarognolo sul fondo. Questo è il matcha. Assaggiamo il mochi su una foglia di bambù, molto probabilmente. Non so se devo mangiarlo tutto in una volta. Follia. Guardate dentro, è salatino, veramente particolarissimo questo. Non ho mai assaggiato una roba del genere. Che i mochi sono quelli super collosi, infatti è super colloso. C'è questa foglia così riesci a prenderlo meglio. Ho trovato i soba, sono quelli un po' secchi, forse questo con la ringa. Ho solo il menù, però il menù sono pienissimo, quindi non ne vale la pena. Vado a vedere, trata un po' oscura. One? Thank you, Rito. Posso dire uno dei soba caldi più buoni che abbia mangiato qua, perché c'erano questi che però erano freddi, quindi ho detto quelli no. Ho visto che c'erano quelli alla ringa, erano leggeri però strasaporiti perché c'era questa ringa dolce, super dolce, che saporiva tutto il brodo. 5-6 euro. Appena preso qualcosa da portare a casa, lo store più famoso che c'è qua in teoria. Questa è una polvere di matcha e zucchero insieme. Gentilissima una signora a cassa che poi mi fa: sei sicuro? Fai questa non è matcha 100%, si vede che hanno avuto problemi, era abbastanza economico, 5 euro di 150 grammi, e se no il matcha puro di 30 grammi costava 2000-3000 yen, che sono 10-15 euro solo di una boccettina piccola così tipo. Ce ne va poco per fare una cup, però comunque 2 cucchiaini quelli da tè servono, perciò secondo me ti fai 10 litri massimo di tè e spendi 15-20 euro. Adesso vado in un altro store e vedere se costa leggermente meno. Invece questo che ho preso comunque secondo me ci fa un cucchiaio pieno, mi durerà un po' di più, sarà meno concentrato, però ecco, se a casa a Verona mi viene voglia di matcha me lo bevo un po' più volentieri senza pensare. Sempre abbastanza leggero, pensavo fosse molto più forte, quindi quando lo bevi è abbastanza, e ce n'è veramente poco, sembra quasi come, non so come parlare, no, del caffè, che quando vai in Italia è di espresso, e invece quando vai tipo all'estero ti fanno questi bicchieroni giganti. Ho pagato 1000, perciò 6 euro circa, sì, 6 euro. Ci sono matcha anche flacconi da 30 grammi che costavano tipo 8000 yen, che sono tipo 40-50 euro. Questo è uno di quelli più economici, però comunque ovviamente è un buon matcha. Sono ritornato qua, che è il mio turno, ho l'app che si aggiorna e tocca a me. Comunque sto iniziando a sentire i matcha perché comunque contengono caffeina, ho un po' di... sono bello attivo. Poi io soffro un po' di sta roba, non posso bere più di un caffè al giorno, sto un po' esagerando. Provo l'ultimo, quindi in totale ne ho provati 3, i migliori 3 in teoria, che ci sono qua, e dopo vi dico qual è il migliore. So fosse quello che avessi ordinato questo, invece mi è appena arrivato un mega tazzone, non so se riesco a finirlo. Questo è il migliore, cioè non è il migliore, però è quello che mi piace di più, perché ho preso qualcosa di diverso, ho detto cambio, non dire che prendo sempre la stessa cosa. Ho preso un sweeted, mi sembra più forte degli altri ed è dolce, quindi più bevibile, più buono da bere. Poi ovvio non è
proprio il matcha vero. Però è carino anche questo. Comunque il locale è bellissimo, tutto brandizzato. Ok, sto andando a prendermi l'ultima cosa, il gelatino al matcha, che quello assolutamente devo provarlo, e me lo mangio andando in stazione, e poi dire che per oggi di verde ne ho abbastanza, dai. Sono stato bravo. Riccardo, please. Trovato, erano tutti chiusi, tutti i posti qua stanno chiudendo perché chiudono 5:30. Me l'ha fatto un po' storto, non è bellissimo da vedere. Carino, molto particolare anche questo, mi sente tanto. C'era qualcosa che gli dà gusto, gli dà il colore verde, poi ti mettono una polvere sopra. Ritornato a Tokyo, appena sceso dal treno, mezz'oretta, easy. Sono quasi le 7, c'è buissimo, sembra piena notte, ma sono le 6:45. Oggi giornata un po' così, un po' diverso, sarà un video un po' diverso. Sarò qua a Kyoto per altri 2 giorni, poi vado ad Osaka per una settimana, in 2 ostelli diversi. Poi viaggio nelle Filippine, però non mi porterò via il bagaglio, e infine Tokyo in 3-4 posti diversi. Perciò ecco, gli ultimi sono una decina di spostamenti totali. Alla fine ho speso più o meno una ventina di euro per souvenir, e 20-30 euro souvenir, e poi per andarla a assaggiare tutta quella roba lì altri 20-30 euro, 60-70 euro oggi. A prescindere, il matcha è una cosa costosa, abbastanza di nicchia, quindi il prezzo fa presto a lievitare, ci sta, normale, ma me l'ero già messo in conto. Magari domani sarò un po' più tranquillo. Adesso qua sto passando in mezzo al centro commerciale per tagliare giocata. Sì, comunque sto andando in ostello, finisco il video che deve uscire stasera, spero di uscire, perché questi 2 giorni veramente ho fatto di tutto. Poi per ora sono pienissimo a livello di stomaco, sono proprio full, anzi mi viene da vomitare tutto quel matcha che ho mangiato, proprio ce l'ho qua. Non voglio più vederlo per un po', e penso di non mangiare stasera, comunque se mangio qualcosa al volo di super fast. E niente, quindi ci vediamo domani.